trasporto eccezionale, ma veramente eccezionale. Un camion che tira e uno che spinge. Allora, questo è il risultato di Matteo dal barbiere La barbiera. a Grand Prairie o qualcosa del genere, $25 canadesi, quindi sotto i 20 euro, 5 minuti e siamo usciti. Forse meno. L'ha tagliato, aspirato, perfetto. Cosa che non mi, oddio, non mi è piaciuta, mi è piaciuta. Ha passato per un aspirapolvere. Poi, vabbè. Siamo venuti al visitor center di questa città, dove sono tutti molto gentili e ci hanno spedito su questo punto di osservazione della città dall'alto, decantandocelo nuovamente come un punto panoramico, per carità, però la vista non è che sia eccezionale. Secondo test del gelato canadese. Non ci siamo. Bocciato? Non ci siamo. Niente, sono carissimi e poi non sono eccezionali. Questo è il pistacchio che ha un colore verdino terribile. E anche il cioccolato. Anche il cioccolato. Per carità. Sempre la signora del Visitor Center ci ha consigliato questo piccolo museo gratuito sulla storia della città. Adesso andiamo a curiosare, speriamo che sia meglio dello sky view della città. In questa sezione fa vedere tutta una serie di fossili che hanno trovato in queste zone e anche ossa di dinosauri. Questo è un grizzly perché c'ha la gobba. Questo modello di moto è stato costruito dal 1911 al 1954 ed è stata utilizzata dalla British Army nella seconda guerra mondiale. Qui c'è anche tutta una sezione sulle divise militari della Canadian Army. C'è veramente di tutto, dalla stampante macchina da scrivere a delle macchine moto d'epoca, le pompe della benzina, bellissime queste, guardate che belle, agli animali imbalsamati. Qui entriamo nella casa di una volta. Questo museo poi ha tutta questa parte all'aperto con dei vecchi edifici che hanno ricostruito, cioè la casa, la chiesa, il deposito delle macchine. La stazione dei taxi! Questo è il negozio di alimentari.
Bellissimo col registratore di cassa. Forse hanno esagerato un po'. Sì, no. Siamo arrivati nella stalla dove c'è un cavallo che è gigantesco. Forse un po' troppo grande, hanno sbagliato le proporzioni. E poi le carrozze, molto belle. C'è una vecchissima roulotte dove vivevano i minatori. Guardate che foto d'epoca. Hanno costruito anche la scuola. Ecco, come potete vedere, ecco da dove arriva l'idea dei banchi anti-Covid. Guardate che bella cartina. Allora, in attesa del momento cartina che adesso ho recuperato dell'Alberta, qui potete vedere che noi siamo più o meno a metà dell'Alberta, sulla costa est, a brevissimo entreremo in British Columbia, per poi salire in Yukon e poi in Alaska. E per finire il post office con un po' di foto d'epoca. Siamo arrivati nel posto indicato da Overland, il nostro sterrato quotidiano lo abbiamo fatto, ma non ci piace. Non ci sembra pulito, ci sono dei pezzi di filtri, dei rottami, boh, non c'è nessuno, quindi niente, non ce ne andiamo. Andiamo a Dawson Creek e ci fermeremo a dormire in città nel parcheggio del casino del Walmart, vedremo. Ma non ci ispira sicurezza. Allora, siamo arrivati nel parcheggio del casino qui di Dawson Creek, quindi possiamo dire che siamo andati a Dawson Creek. Non siamo ancora andati a vedere il miglio zero dell'Alaska Highway, ci andremo domani mattina, però purtroppo è arrivato il fumo degli incendi e infatti il colore del cielo e il sole che c'è qua dietro è così. Non l'avevamo ancora sperimentata questa sensazione bruttissima, perché bruciano gli occhi, c'è fumo, c'è questa puzza di fumo e oltretutto tutti i colori sono spenti, è tutto grigio. Speriamo che nei prossimi giorni migliori la cosa. Adesso missione cartine al Visitor Center. Bisogna mettere da dove si viene, dal posto da dove è il luogo da dove si è partiti. Qua, Torino, non c'era nessuno, abbiamo messo lo spillotto. Siamo usciti dal Visitor Center con un botto di cartine. Guardate quante, adesso abbiamo da studiare. Matteo, ma che emozione! È molto emozionante. Guardate dove siamo, siamo seduti sotto la statua del miglio zero dell'Alaska Highway. Fa impressione, non sembra vero? Sembra un sogno.
Bellissimo girare per downtown di Dawson Creek perché si incontrano murales, vecchi edifici, targhe, tutto che ricorda l'Alaska Highway. Siamo venuti a visitare il Pioneer Village. Questo museo a cielo aperto è stato voluto da Walter White, che ha collezionato una serie di oggetti, costruzioni proprio dell'epoca, e poi è riuscito a mettere tutto insieme in questa zona museale. Questa è una casa dell'inizio Novecento e qui sono stati recuperati appunto tutti i pezzi di arredamento della sala, cucina. È un po' simile al museo che abbiamo visto ieri a Grand Prairie. Mezzi dei pompieri degli anni 60. Entriamo in un supermercato di 70 anni fa, più o meno. Pensate che hanno anche ricostruito un pezzettino di binario per metterci una carrozza d'epoca, però non si può vedere dentro, quindi è un po' una delusione. C'è la stazione di benzina Coop. Il punto più interessante di tutto questo museo credo che sia questo edificio, dove racconta la storia dell'Alaska Highway. Questa cartina innanzitutto fa vedere tutto il percorso dal miglio zero, qui a Dawson Creek, fino a Fairbanks, dove termina e dove siamo al miglio 1523, segnando su tutta la cartina i punti interessanti e strategici della sua costruzione. Un altro cartellone veramente esplicativo e con 3 foto spiega com'era l'Alaska Highway quando è stata costruita, o perlomeno com'erano queste zone prima della sua costruzione, quando la stavano costruendo. Pensate che ci hanno messo solamente 8 mesi nel 1942. Hanno iniziato la sua costruzione a marzo e l'hanno finita a novembre. Queste 3 foto, che secondo me sono veramente molto significative, fanno vedere l'Alaska Highway quando stavano aprendo la strada, dopodiché com'era quando è stata costruita ed era sterrata e come è oggi, quindi asfaltata, quasi un highway. E questo sicuramente toglie un po' di fascino a questo viaggio, pensare di percorrere una strada ormai asfaltata e piena di comodità, però ovviamente il progresso è andato avanti e giustamente per tutte le persone che vivono in quelle zone avere una strada così è tutta un'altra cosa. Anche questi cartelloni sono veramente interessanti perché spiegano i 3 step per costruire la strada, quindi innanzitutto capire dove farla passare, qual è il punto migliore, poi buttare giù gli alberi ed eventualmente creare dei ponti per passare i fiumi e dopodiché spianarla e fare effettivamente la strada vera e propria. Pensate che la strada è stata aperta al pubblico, quindi aperta al turismo nel 1948 e questo
cartellone espone delle foto d'epoca dei primi camper, macchine camperizzate che avevano percorso questa strada. Pensate che emozione farlo in quel periodo. Credo che fosse un'esperienza unica. Questo è carino, è un bar dell'epoca, sempre qua al Miglio Zero. Anzi, non era al Miglio Zero, era al Miglio 1. Stiamo percorrendo un pezzettino della vecchia Alaska Highway, purtroppo il ponte storico che porterebbe dall'altra parte del fiume è chiuso, quindi volevamo comunque vederlo, quindi facciamo questa deviazione di una decina di chilometri in più. Come previsto il ponte è chiuso, però si vede benissimo la sua struttura tutta in legno. Ci accontentiamo di salirci a piedi, speriamo che ci regga. Aggiornamento sul viaggio. Palle. Abbiamo lasciato Dawson Creek per iniziare l'Alaska Highway, ma questo primo pezzo non è proprio bellissimo. Non è brutto, è un po' noioso. È molto monotono e quindi adesso ci daremo un po' il cambio nella guida e cercheremo di arrivare a Fort Nelson, dove ci hanno detto che da lì in poi sarà più bello e si vedranno un sacco di animali. Speriamo. Aggiornamento incendi invece, per fortuna uscendo da Dawson Creek il fumo è diminuito e adesso infatti anche il sole è nuovamente bello. Abbiamo attraversato un pezzetto di foresta tutta bruciata che faceva veramente impressione e invece adesso qui è tutto verde, quindi tutto a posto. Almeno una cosa bella della giornata, abbiamo visto un orso che è là. Abbiamo trovato uno spot per la notte che ci sembra bellissimo. Siamo poco prima di Fort Nelson, su un piccolo laghetto dove c'è questa piazzola qua dove siamo parcheggiati e questo laghetto dovrebbe innanzitutto avere il sole che tramonta esattamente sul lago, quindi dovrebbe esserci un bel tramonto, e poi è tutto pieno di ninfee gialle fiorite e quindi è uno spettacolo stupendo. Sa che quella è proprio una sanguisuga. Quella ci sembra una sanguisuga. Ci hanno detto che in questo lago c'erano le sanguisughe, mi sembra di aver letto una cosa del genere, e quella lì direi che è una sanguisuga.